E benvenuti in questo nuovo video. Parole Leoni, dopo questo Frosinone Venezia finita 1-2, una partita folle, come abbiamo scritto nella copertina di ieri nel video, perché effettivamente è stata una partita folle in tutti i sensi, perché Sì. soprattutto anche per l'esito, visto quanto si era visto, appunto, scusate la ripetizione, in campo, soprattutto nel primo tempo, dove mai mi sarei aspettato di vedere poi quel risultato alla fine dei 95 minuti, alla fine Sì. sono stati. E quindi ovviamente sono stati tantissimi commenti che ci avete lasciato per questa partita esaltante, anche dal punto di vista appunto della classifica, perché eravamo già primi, ma ci regala un vantaggio ancora superiore perché non andiamo più uno, andiamo a più 4 e quindi cioè, tanta roba in questo momento. Siamo solo a febbraio per carità, però Sì, dopo che vabbè. il Frosinone comunque è stato primo per lunga parte del campionato, siamo riusciti a prendergli il posto in Sì. modo non proprio, vedendo la partita, non era proprio giusto, effettivamente, però ci portiamo a casa il risultato e ci vuole anche questo ogni tanto, dai. Sì, allora andiamo subito ai commenti così ne parliamo meglio lì perché ce ne avete lasciati effettivamente tanti e vi ringraziamo davvero tantissimo per tutti i commenti, non abbiamo ovviamente potuto prendere tutti. E vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, di andare a vedere le pagelle che abbiamo già fatto e ovviamente di abbonarvi per poter vedere le pagelle e per sostenerci. Prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagella in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Francesco Pina scrive: Credo che nessuno alla fine del primo tempo pensasse ad una vittoria nostra. Ho contato più scivoloni a centrocampo dei nostri che passaggi riusciti. In più eravamo veramente molli, un po' per demerito nostro e merito del Frosinone. Sui singoli una menzione d'onore per Lauberbach, che entrando a sostituire Iboa si è comportato veramente bene. Male Franic e Shintiene, Benadorante, Svoboda e soprattutto Stankovic, Mauretto Scarpa invece, che ringraziamo anche lui perché è il nostro abbonato. come Francesco Pina. Esatto. Oggi abbiamo raccolto più del dovuto, ma tanto, ma proprio tanto di più. Un pareggio sarebbe stato un risultato positivo, abbiamo addirittura vinto. Per spiegare questa partita bisogna tirare in ballo la fisica quantistica. Anche questi sono segnali, non saprei come commentarla, il primo tempo ci ha preso a sberle, non capivamo nulla. Cosa salvare in questa partita? Beh, il risultato, il carattere e l'innesto dei 3 nuovi acquisti, soprattutto lo spilungolo in attacco. Adesso riuniamoci in preghiera per Yeboah, sempre comunque, ovunque, forza Unione. Eh sì, no, avete scritto cose Eh giustissime sì, perché effettivamente, cioè, vi ho visti tutti, come dire, sorpresi tanto quanto noi del risultato finale più che altro, perché abbiamo visto, soprattutto, parlo del primo tempo, cioè un primo tempo scioccante, per noi almeno, perché non siamo una squadra abituata a fare un primo tempo così brutto, diciamolo chiaro, perché mh, veramente è stato un primo tempo dove non c'è riuscito nulla, c'è in realtà pochissimo da dire, ma tantissimo, perché di fatto cioè, l'esemplificazione massima è i primi 30 secondi dove Svoboda, mi ricordo, cerca l'uscita dal basso in costruzione come facciamo sempre, e non gli riesce e praticamente arriva al tiro subito Raimondo. Cioè proprio lì ho capito che sarebbe stata tosta, per l'atteggiamento del Frosinone anche. esatto, è stata una brutta partita, non siamo abituati a vedere una cosa del genere. Effettivamente, ha fatto un po' crollare in quel momento tutta la sicurezza che avevamo, secondo me, almeno per me, perché veniamo da comunque 7 vittorie, vittorie anche diciamo, semplici, dominati dal Venezia, e invece nel primo tempo stava un po' crollando tutta quella sicurezza che avevamo, ma anche nei giocatori, secondo me, li ho visti un po' insicuri nel primo tempo e giustamente perché il Frosinone è entrato in modo agguerrito. Sì, cioè li vedevo inferiori da praticamente tutti i punti di vista, cioè Mh, arrivavano prima sulle sì, seconde palle i e contrasti tutti vinti loro. i primi 20 minuti non riuscivamo a uscire dalla nostra metà campo. Era una roba veramente indescrivibile, sbagliavamo passaggi banalissimi
e tanti di fila, cioè ne abbiamo proprio perse tante. Vedevi proprio che erano, non so se dire scollegati o quasi sorpresi, impauriti dalla situazione perché era veramente, non si erano probabilmente mai trovati in una situazione del genere dove dovevano gestire un avversario che non ti stava facendo veramente capire nulla dal punto di vista del ritmo e della pressione. Cioè, poi pian piano cioè, riuscivamo a uscire, magari spazi ce n'erano perché ovviamente per come giocava il Frosinone spazi te ne lascia, però non li riuscivamo a sfruttare. Era quello che mi mandava più in bestia di tutto, perché comunque, ok la pressione, ok il ritmo, ma se ti lascia comunque quel campo per fare quel gioco lì, spazio evidentemente da qualche parte c'è, però non riuscivamo mai a sfruttarlo. Veramente ce l'avevano incartata Alvini e l'aveva preparato veramente molto bene. E quindi il primo tempo sostanzialmente è stato questo, noi che non riuscivamo a fare sostanzialmente nulla, cioè c'è veramente poco da dire e giustamente arriva il gol. Cioè al gol subito non è Sì, che ho detto oddio come abbiamo potuto subire sto gol, ho no. detto giusto, Sì, tra sì. l'altro un bel gol, quindi ho detto Sì, non ci abbiamo così, capito niente in quel momento. giusto È così. stata una bellissima azione del Frosinone e era giustissimo quel gol in quel momento, assolutamente giusto. Eh sì, per quanto ho fatto nel primo tempo era cioè, doveroso, potevano essere anche 2-0 tranquillamente, Eh, penso che nessuno si sarebbe scandalizzato. Poi nel secondo tempo speravo di vedere una ripresa migliore, diciamo, però devo dire che cioè, al momento della ripresa poi io non ho neanche visto tutta sta reazione, come dicevo ieri nel post partita, no? Stavo rivedendo un po' il canovaccio tattico visto nel primo tempo, cioè loro in pressione con le energie riabilitate, no? Che un po' erano calate effettivamente già nel primo tempo, nel corso del primo tempo. Adesso li rivedevo di nuovo rinvigoriti e ho detto, vabbè, cioè qua il pareggio è totalmente un miraggio in questo sì. momento. Pensavo, Ma cioè, perché non è... firmo adesso per un pareggio, eh, l'ho pensato, non l'ho sì. detto, ma l'ho pensato. Un pareggio che cioè, speravo, che pensavo più che altro, presagivo prima della partita, ho detto, ma magari, cioè, quando mai ci riusciamo? Sì, ma perché non era quello il problema, secondo me. Loro comunque sono entrati in partita bene, tutti i giocatori. Si sono trovati davanti un Frosinone che forse non si aspettavano così cattivo, così agguerrito. No, Però comunque nel secondo tempo sono entrati bene, come anche nel primo tempo. Secondo me sono entrati bene in campo, però poi piano piano sono cadute un po' quelle certezze che avevamo e si sono un po', non so, perse tutte quelle cose che facevamo, comunque la sì, sì, quei costruzione, cioè meccanismi, se non ti certo, riesce niente dopo un po' comunque non hai più quella certo, sicurezza che avevi prima. Invece inevitabile. poi nel secondo tempo comunque sono entrate allo stesso modo, però il Frosinone poi è sceso, Pian perché piano. quello è stato importantissimo. Mi Sì, collego a proprio quello che dice Sette Ode per arrivare un po' alla nostra partita, sì. quando abbiamo cominciato un attimo a uscire, a giocare. Sette Ode scrive: Frosinone è l'unica squadra che ci ha messo davvero in difficoltà assieme alla Juve Stabia. Non meritava la sconfitta, davvero un'ottima squadra che lotterà fino alla fine per la promozione diretta. Il Venezia non era granché in giornata ed il fatto che riesce a vincere anche queste partite, come queste, dimostra ancora una volta che il livello tecnico della squadra è nettamente il più elevato della categoria. Comunque ci stiamo riprendendo i punti gettati alle ortiche nelle partite perse e pareggiate nella prima stagione. Eh sì, Vero, questo è assolutamente vero. conta tantissimo perché tu puoi vincere tutte le partite col gioco e tutto quanto, però c'è una piccola parte anche di fortuna che conta tantissimo e di atteggiamento e carattere che abbiamo visto anche nella partita, che conta veramente per riuscire a portare a casa. Sbrogliare la situazione Sì, drammatica che si stava sì, creando comunque, perché effettivamente non il secondo gol, ma il primo, il gol del pareggio che sì, facciamo, è fortunoso, diciamo, perché comunque bellissima l'azione, calma, cioè lo sviluppo è veramente fatto bene, che Perez mette una palla deliziosa per Sagrado, che appunto non so come sarebbe andata a finire senza quel tocco lì di Cittadini che la butta dentro. infatti. Lì rimane un dubbio, cioè, non Là lo è so come tanta sarebbe. fortuna, tanta fortuna, Non lo perché da lì so. poi O la magari partita lo cambia. scartava, magari scartava il Palmisani e allora bravo Sagrado, Sagrado, non lo so, però non non lo mi so. sembrava troppo convinto di quello che stava Vuoi facendo, ma vederlo magari come stava andando la partita? Di è Sagrado. esatto, cioè, non so, la mia sensazione, poi magari lo faceva e va bene così. Però ecco,
c'è quel frame lì che ci permette poi di tornare un attimo quelli che eravamo, perché effettivamente da lì in poi, non che il Frosinone scompaia, perché 2 minuti dopo, come ho detto ieri, ha subito l'azione per andare, tornare di nuovo in vantaggio, perché è una squadra comunque camaleontica, che è difficile da gestire, che gli basta un attimo ed è già dall'altra parte con belli scambi, grande qualità, soprattutto nelle due ali, Kvernadze e Eh Gedge sì. devastanti, veramente devastanti. Sarà anche per questo che probabilmente che li abbiamo abbastanza sofferti, perché comunque non affrontiamo tante squadre in Serie B che giocano con due ali vere e proprie, che hanno caratteristiche ben diverse dagli esterni, ecco, perché tante giocano col 3-5-2 Mm. e delle ali vere e proprie, rapide, veloci, capacissime nell'uno contro uno, poi tra l'altro cioè, ali di qualità, come Gedge e Kvernadze, sono difficili da gestire. E effettivamente forse anche quello per il motivo per cui li abbiamo abbastanza sofferti. E comunque poi effettivamente un po' torniamo in noi, riusciamo a tornare in noi e non so se dire, come dire, meritiamo poi quella vittoria lì, quel gol del 2-1, però in quel momento ci stavo credendo, ecco, posso Sì, dire, perché comunque stavamo un po' riprendendo il pallino del possesso e sì. tutto, e lì ho detto, dai che può succedere, perché comunque non è la squadra migliore a chiudersi sicuramente il Frosinone. Per quel motivo lì allora ci ho creduto, ho detto, ma guarda che metti caso che cioè, riusciamo a fare pure il 2-1 e vabbè, poi quando segna Doumbia, sgaloppata pazzesca di Svoboda, che fa in percussione centrale, si fa tutto il campo, evidentemente, quindi spazio ce n'era, cioè come dire, delle escamotage per fare male alla difesa del Vini c'erano. Non sono stati sfruttati, secondo me, per quanto si poteva, però lì Svoboda ha capito sicuramente, magari era anche un'indicazione tattica, per carità, sfonda e poi serve benissimo Doumbia che lì di fisico protegge e mette dentro lì, Sì, vabbè, liberazione totale, gioia allo stato puro. sì, comunque sono stati bravi anche a mantenere poi il vantaggio negli ultimi minuti, perché anche quello è una grande cosa, anche quella là. Cioè, senza, cioè, come dire, abbiamo anche rischiato lì, Eh, per carità, perché comunque non è che poi il Frosinone si è spento e non ci ha più creduto. Cioè, no, abbiamo anzi. tremato fino all'ultimo, c'era Eh, un possibile rigore all'ultimo minuto, cioè, diciamo che la partita è stata viva fino all'ultimo secondo sì, e abbiamo tremato. Però ecco, è giusto così, nel senso si scontravano la prima e la seconda. Abbiamo capito benissimo perché il Frosinone è in quella posizione di sì. classifica e posso dire per chiudere, insomma, non so quanto riparleremo magari del Frosinone, cioè, firmerei adesso per essere noi primi e loro secondi, perché comunque per me tra tutte anche le avversarie, vedendo un po' Monza e Palermo, che saranno quelle che Sì, credo che si giocheranno la promozione diretta, sì, per gioco e per come sono arrivati lì, per qualità. sarebbe un po' la storia un po' più bella rispetto che a Monza e Palermo, perché comunque sono squadre un po' più strutturate di base, no? Sì, sì, Quindi sarebbe un po' più scritto che avessero un accesso diretto alla promozione diretta. Il Frosinone se l'è quasi conquistato con la capacità di gioco del suo allenatore, con i giocatori sicuramente di qualità, con la qualità di gioco, quindi sono cose che a me piacerebbe premiare. Andiamo a chiudere con l'ultimo commento di LB0387. Che spettacolo, la Golden Age dell'Unione è iniziata con la posa della prima pietra dello stadio e con questo splendido campionato. Esatto, sì, no, devo dire che la sensazione è un po', cioè, fin troppo positiva, sento vibrazioni molto positive in questo momento, cioè, stiamo un po' viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, ma effettivamente in campo e extracampo, sembra un po' veramente come hai detto tu, la Golden Age dell'Unione. È un bel momento per essere tifosi dell'Unione, appunto. Quindi ecco, l'unica roba che dico adesso, per tornare un attimo al campo, si gioca praticamente fra 5 minuti, perché Sì, di fatto martedì la partita col Modena. Non cioè, come dire, non gettiamo al vento quello che abbiamo costruito oggi, quel vantaggio che abbiamo costruito oggi, perché sono 4 punti, un più 4 importantissimo, su una squadra molto forte che gioca molto bene, come abbiamo detto fino qua. E non vorrei che un po' la stanchezza si facesse sentire perché
ne abbiamo spese tante di energia, ieri, veramente tante immagino. Quindi mi auguro di non gettare al vento perché sarà una partita difficile, poi il Modena ha fatto un ottimo campionato, un po' scesa ultimamente, però comunque è una squadra ben strutturata, ecco, quindi niente, cioè, non buttiamo via il vantaggio accumulato in questo momento perché temo che la stanchezza si farà sentire, purtroppo. Però abbiamo i Bisogna cambi. gestire un attimo quella partita lì, ecco. Sì, secondo me Lauberbach, Farci e D'Agasso sono entrati proprio per dargli Eh, un attimo di minuti, per poi magari al Modena avere ancora più minuti da sfruttarli, perché comunque come è entrato Lauberbach, secondo me potrebbe benissimo giocare anche da titolare, forse. sì, sicuramente magari lo vedremo di più con Yeboah, adesso bisogna capire Eh sì. cosa si è fatto. Sicuramente deve migliorare un attimo sotto porta perché ha avuto 1-2 occasioni importanti, però ecco, mi è piaciuto di più nello sviluppo della manovra, ha aiutato molto. Mi sembra un attaccante, ecco, interessante, non mi sbilancio oltre. E niente, insomma, questo oggi vi ricordo di guardare le pagelle che abbiamo fatto dove abbiamo parlato un po' appunto un po' meglio dei singoli, singolo per singolo appunto, riservato per gli abbonati, quindi se volete abbonatevi e ci sostenete, lasciate like, iscrivetevi e tutto e ci rivediamo prestissimo, praticamente come dicevo prima, tra 5 minuti. È sempre Forza È Venezia. sempre Forza Unione.